Vittorio and Lamberto have decided to get on board Enduring Garda to sail the NACRA 17 Olympic catamaran from north to south and then run back through the peaks of Monte Baldo back to the starting point. I think I can understand why Vito and Alberto were willing to do this challenge. We as sailors have been playing with nature for many, many years, and nature has shaped our personalities. We have learned to adapt, we have learned to accept. We enjoy playing with the unknowns, we loved adventure. Also, during these years of high pump competition and traveling, we also have learned to love our hometown. And I can imagine coming from Garda, how easy is that? What a place, what a privilege to come from there. I wish this movie inspire a lot of people with great values, and I also wish it motivate all of us to take care of our planet, which is so fantastic, and this movie is a big proof of that. Un grande abrazo a tutti e realmente spero poter fare questa avventura o una simile junto a Vito, a Lamberto nel prossimo futuro. Un gran abrazo. Un momento che non dimenticherò mai sicuramente è quando la mattina presto, avevamo la sveglia a 5:45, siamo arrivati al circolo al buio perché dovevamo armare la barca al buio, ed è un classico. Da casa mia, io vivo vicino al circolo a qualche chilometro, ma non si vede se c'è Peler. Facendo la strada che costeggia il Brione, fa l'Infano e praticamente arriva sul lido di Arco, alle foci del Sarca, si iniziano a vedere le prime bandiere, ci sono un po' di bandiere lungo la strada. Ormai ho imparato in base a come sono inclinate e quanto sventano a capire quanto vento ci sarà in acqua. Comunque noi ormai avevamo deciso che saremmo partiti quella mattina, però fino a che non arrivavamo al circolo non sapevamo che vento ci sarebbe stato con certezza. E vedere quelle bandiere che appunto puntavano nella direzione corretta, inclinate nella giusta maniera, è stato un momento molto bello. Tutto per me ha preso inizio l'idea di questa sfida da un pezzo che ho letto su due ragazzi innamorati del Monte Baldo e lo descrivevano con delle parole così intense che mi ci hanno fatto riconoscere non solo nel Monte Baldo ma anche nel lago di Garda, che è un po' lo posto, lo spazio dove siamo con Vito cresciuti insieme. E questo mi ha fatto tornare alla mente di quando eravamo più giovani, avevamo 15-20 anni e sognavamo di fare imprese un po' estreme, di attraversare l'Oceano Atlantico in barca o di attraversare il lago da nord a sud. Per cui è nata così l'idea di darci questo obiettivo, di pensare una sfida, qualcosa che probabilmente non aveva mai fatto nessuno, dare una sfida che aveva delle complessità e ci ha fatto confrontare da una parte con il ritorno alla nostra passione e al ritornare a condividere il nostro sport preferito che è la vela. E poi ci ha dato così la possibilità, ci siamo messi di fronte all'altra parte della sfida, quella più incognita per tutti e due, perché nessuno di due aveva mai corso in montagna per una distanza così lunga.
Lambi, che a differenza mia, che insomma conosco questo mezzo molto bene, lui ha avuto, cioè secondo me è stato mitico perché comunque ha deciso di affrontare questa sfida su un mezzo che conosceva poco. Abbiamo iniziato a navigare in posti che non conoscevamo più. Io con Lambi, anche con altre persone, ho fatto 1 milione di volte il lago da Arco a Malcesine, 1000 volte il lago da Arco a Campione, 100 volte da Arco a Gargnano. E quindi quando abbiamo iniziato a superare quelle latitudini ed accorgersi che in realtà eravamo ancora a metà strada e vedere che si poteva ancora navigare, che c'era ancora il vento che ci spingeva, è stato veramente incredibile, perché il lago inizia ad aprirsi, sapevamo qual era la zona, la direzione più bella dove bordeggiare, e rendersi conto appunto che avevamo il vento che ci spingeva così in basso è stata un'emozione unica, perché ogni miglio in più che facevamo era così la presa di coscienza che le cose stavano funzionando. 30 miglia in barca a vela col vento in poppa non ci spaventavano molto. Dove abbiamo veramente avuto bisogno di prepararci sono stati gli 80 km di corsa con 3.000 metri di dislivello. E inizialmente ci siamo allenati a distanza, confrontandoci giornalmente sul dislivello e sulle distanze percorse. Abbiamo provato un paio di volte i tratti più complessi del percorso per avere la giusta confidenza con l'attrezzatura, con l'alimentazione e con l'orientamento, perché sapevamo che saremmo arrivati stanchi e di notte in quei momenti e avevamo bisogno della giusta sicurezza per affrontarli senza problemi. Quello che per me rimane di questa sfida è la bellezza del territorio in cui viviamo. Nel lago di Garda, da nord a sud, nel Monte Baldo, da sud a nord. Un ecosistema estremamente variegato che ci permette di vivere le nostre passioni più grandi in tutte le stagioni. Tutto bene, 40 km dietro, adesso ci aspettano i 40 più belli. Venivo da 4 anni, 5 professionalmente molto intensi, dove l'aspetto della competizione, soprattutto nell'ultimo periodo, era stato dominante nella mia vita e forse troppo per quello che riuscivo a gestire in quel momento. E quindi quando poi il mio obiettivo sportivo è finito, sentivo che avevo veramente bisogno di riscoprire un modo di vivere certe attività con delle emozioni, in un contesto, con delle amicizie diverse. E quindi penso che la cosa che più mi ha spinto a fare questa cosa sia stata proprio questa, cioè trovare l'amico con cui ho iniziato ad andare in barca a vela, trovare il posto in cui ho iniziato ad andare in barca a vela, trovare le emozioni che mi avevano spinto ad andare in barca a vela, cioè questa voglia di avventura, di scoperta, che ci aveva in un certo senso accompagnato da quando eravamo adolescenti. Pasta in pentola a pressione, 1 chilo ieri, patate, scuola Giovanni Soldini, ti ringraziamo. Come in tutte le sfide lunghe ci sono gli alti e bassi, con Lambi adesso in un basso, ma arrivati al telegrafo tutta discesa, no? Esatto. No, Dai, teniamo duro. va tutto bene, è stata una bella faticata. Sicuramente quando abbiamo affrontato questa sfida, una parte che rivedevo nel Vittorio di 15 anni fa era un po', se vuoi, quella spavalderia, quella voglia di mettersi alla prova in una cosa che si conosceva fino a un certo punto, ma con la presunzione un po' adolescenziale che in qualche modo si sarebbe cavata l'ottimismo e la sfrontatezza di un adolescente. Poi la voglia di andare un po' oltre la competizione, perché comunque un po' come quando avevamo iniziato ad andare in barca insieme, anche in questa sfida qua l'aspetto competizione era importante, ma era importante soprattutto l'aspetto avventura, mettersi alla prova, esplorare, cioè dare da mangiare un po' a questa fame di curiosità che avevamo allora e che in qualche modo ancora oggi sento di avere, e che la mia vita professionale a volte
non riesce a soddisfare abbastanza. Con le frontali, da soli, in mezzo alle montagne veramente, ormai il sole era calato dal telegrafo fino all'altissimo, e farsi quei sentieri lì, sentendosi veramente in un certo senso unici nella montagna, circondati solo da stelle, la gente nelle valli che dorme, qualche camoscio, qualche occhio brillante di camoscio che incrociavamo e la luna che ci seguiva, forse la sensazione più bella di lontananza da tutto quello a cui siamo abituati, dai comfort dei nostri cari, delle famiglie, però allo stesso tempo vicinanza con noi stessi e con proprio quelle emozioni di scoperta e di avventura che volevamo vivere con il compagno che avrei voluto avere al fianco in quel momento. Lontananza e allo stesso tempo bellissima vicinanza con se stesso. Ma la più grande analogia che vedo tra la vela e la corsa, diciamo soprattutto nella corsa ultra, chiamiamola ultra trail, c'è questo genere di corsa dove comunque sono lunghe distanze, la lettura che io do a tutta la vita se vuoi, ed è quella del non mollare mai. Le regate si sviluppano spesso su settimane, queste corse sono corse molto lunghe e le difficoltà fanno parte del gioco. Ci sono sport dove alla fine c'è poco tempo per recuperare, invece sia nella vela che nella corsa lunga è più un problema di attitudine, di riuscire a gestire le cose che non funzionano e continuare a dare una lettura positiva ed essere propositivi appunto quando le cose non funzionano. Quindi sono due sport diversissimi ma uniti, se vuoi, da questa, chiamiamola, attitudine all'endurance, al tener duro. Alla fine della salita del Baldo, quindi da Rubiana verso il Chiergo, probabilmente ho bevuto troppo poco e bevendo poco anche mangiato poco, mi sono nutrito male e quello è stato un momento per me abbastanza difficile perché mi rendevo conto di essere molto debole, ero un po' in confusione. Non ho mai preso in considerazione di mollare perché avevo Vito a fianco e che si era reso conto del mio momento e mi ha supportato nel modo giusto, mi ha dato il tempo, mi ha aiutato a concentrarmi sul mangiare, sul bere, mi ha provato a ripartire quando era il momento di ripartire ed è stato veramente importante. Penso che la differenza tra fare una sfida in coppia e fare una sfida in solitario sia enorme e l'averlo fatto in due ha reso veramente tutto molto più facile. Sicuramente questa voglia di mettersi alla prova, di sfidarsi in un campo di gioco che non è quello abituale, senza però dimenticarsi quelle che sono le nostre origini, è un tipo di sfida che ci identifica.